Benvenuti, io sono Vi e siete su Like You. Quello di oggi è un video un po' particolare perché è il video che introduce il nuovo progetto a cui io e G stiamo lavorando. Chi ci segue su Instagram già ha intuito qualcosa perché abbiamo messo qualche post al riguardo. Io in particolare volevo portare sul canale una mia passione che mi accompagna fin da tanto tempo, tanto, e si tratta della lettura. Dato che questo è un canale K-pop, ho pensato ovviamente di portare letture a tema K-pop, quindi direi di cominciare subito. Mettetevi comodi, prendete una tazza di tè, qualunque cosa vi concili la lettura e cominciamo! Oggi andremo a commentare insieme il primo capitolo del romanzo Diario di un amore K-pop, edito in Italia da Magazzini Salani, è scritto dalla scrittrice Hye Jung. La protagonista del romanzo si chiama Alice, ha una grandissima passione per il K-pop e per pagarsi gli studi all'università lavora in uno spazio per concerti. Il primo capitolo ci porta subito in una tipica giornata da concerto. Tipica? Ora vedremo perché. La cugina di Alice, Zoe, manda un messaggio dicendole che sono riuscite a scavalcare il muro. È sera e pare proprio che dove lavori Alice si terrà il concerto dei famosissimi, seguitissimi, acclamatissimi 7X. Ora 7X, le Army Bob. 둘, 셋, 팡! 짠! 안녕하세요! 방탄소년단입니다! Ovviamente Alice non è dell'idea di far entrare sua cugina e le amiche di sua cugina nel dietro le quinte dello stadio dove lavora, ovviamente perché potrebbe rischiare di perdere il posto e soprattutto non avere più la possibilità di vedere il concerto dei suoi amati 7X. Quindi che succede? Zoe riesce a farsi aiutare e Alice fa intrufolare la cugina e le amiche nel corridoio del dietro le quinte. Che succede? In quel corridoio accade qualcosa di straordinario. Alice va in avanscoperta e controlla se ci sono guardie oppure no. Al posto delle guardie, ovviamente, chi trova? Uno dei componenti dei 7X, Hee-jun, il rapper del gruppo e suo componente preferito. Momento topico, viene verso di lei nel corridoio, lei che rimane incantata dalla bellezza straordinaria di questo ragazzo e che succede? Impanicatissima lo saluta, buongiorno! Effettivamente trovarsi di fronte al proprio idolo preferito non è da tutti i giorni, soprattutto se l'idol è da solo, se siamo nel dietro le quinte di un concerto e soprattutto se quell'idol poi si ferma e ricambia il saluto. Che meraviglia! È ovvio che non dobbiamo mai dimenticare che gli idol sono persone e come tali si possono preoccupare dello stato d'animo di chi si trovano di fronte. Insomma, Alice riesce a salutarlo, ma si ricorda dopo un attimo di smarrimento che lui, Hee-jun, non parla francese e quindi passa al coreano. E lui, carinissimo, le chiede se va tutto bene, se è tutto a posto, eccetera. Lei risponde che sì, va tutto bene, ma non è finita qui. Alice ha i capelli molto ricci, castani, voluminosi, eccetera. Lui carinissimo in una scena classica dei romance prende una ciocca di capelli di Alice e gliela sposta dietro l'orecchio. Adorabile. Poverina Alice, il suo cuore sta per scoppiare perché voi immaginate la scena abbastanza da romanzo, abbastanza direi. Sta per svenire quando arrivano di corsa le ragazze di cui prima, le amiche di Zoe, gridando al lupo perché avevano trovato anche loro Hee-jun e rompono l'incantesimo. Cioè tipo folla inferocita con striscioni, cose varie. A quel punto Hee-jun si dilegua nel corridoio e poco prima di svoltare l'angolo si gira, mette una mano sulla fronte e china il capo per salutare Alice. Ok, perché mettere una mano sulla fronte? Carino. Comunque, stavo quasi dimenticando del fatto che Hee-jun ha i capelli blu, come V in Boy With Love. A me lo ricorda troppo. Mi immagino V che gira, che sposta la ciocca di capelli di Alice dietro l'orecchio così. Insomma, panico totale perché le ragazze fuggono via dal corridoio consapevoli di avere la sicurezza alle calcagna, la sicurezza che fino a quel momento non esisteva a quanto pare. Cercano di rifugiarsi da qualche parte su indicazione di Alice che le conduce in una stanza, chiude la porta e nel trambusto tutte loro, testuale, finiscono per cadere ai piedi di due uomini.
Allora, consiglio spassionato: non cadete mai ai piedi di un uomo a meno che non sia Hye-jun. Allora, questi due uomini chi sono? Sono il leader dei 7X, Sun, e il manager, impegnati a discutere di affari importanti. Che succede? Panico totale, Sun contrae la mascella, contrariatissimo, e il manager chiama a raccolta col walkie talkie tutte le guardie che finora in teoria dovevano essere le calcagne di queste ragazze. Il manager riesce quindi a testuale far buttare fuori le ragazze e a farle parcheggiare nell'ufficio della sicurezza. Parcheggiare. Vabbè, le macchine si parcheggiano, non le persone. Comunque, e qui cambia punto di vista, quindi noi lasciamo Alice, Zoe e le amiche di Zoe nell'ufficio della sicurezza e ci dedichiamo a capire un po' meglio cosa stava succedendo in quella stanza con Sun e il suo manager. Praticamente il manager cerca di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, principalmente lui, riguardo a un problema che Sun gli ha posto. Qual è questo problema? Pare che Sun sia nel mezzo di una bufera mediatica perché i giornalisti lo hanno sorpreso in compagnia di una ragazza coreana, lo abbiano fotografato in tutte le pose e pubblicato queste foto mettendo in giro voci false sul suo conto, che lo vedono donnaiolo che esce con 3 ragazze contemporaneamente. Allora stiamo calmi, chiaro che sia una montatura della stampa. Il problema è uno: le fan coreane sono convinte che sia vero e questo ferisce particolarmente Sun. Ti pare che dopo tutti questi anni ritengano Sun capace di essere ignobile? Il manager è convinto che esista un modo per risollevare l'indice di gradimento in picchiata senza che nessuno si faccia male. Allora, il fatto è che l'indice di gradimento in picchiata si verifica soltanto in Corea, tra le fan coreane, quindi molto probabilmente Sun dovrà presentare delle scuse pubbliche. Precisa che in Francia, dove si terrà il concerto, non è così. Le fan francesi lo adorano e non lo ritengono loro marito. In Corea è la normalità definire un idol proprio marito. Noi sappiamo benissimo che non è la normalità affatto. Non solo. A proposito di questo, nel frattempo qualunque ragazza coreana famosa che è venuta a conoscenza di questo pettegolezzo di scala nazionale si è presentata come la fidanzata di Sun. Quindi Sun è stato scoperto dalla stampa mentre bacia questa misteriosa attrice coreana. Ora Sun precisa al manager che tra lui e questa attrice non c'è nulla, solo che la stampa non se ne fa una ragione, si butta a pesce su queste novità e ne fa un caso nazionale. Il fatto è che il manager dei 7X deve innanzitutto proteggere e tutelare i propri artisti, quindi pensa a un piano che possa mettere a tacere le maldicenze e che non offenda nessuno. Il piano è questo: nelle foto scattate dalla stampa, che sono molto sfocate, si vede soltanto una ragazza dai capelli ricci di spalle. Quindi il manager pensa di proporre ad una delle ragazze nell'ufficio della sicurezza di impersonare la fantomatica e finta fidanzata di Sun in modo da mettere a tacere queste maldicenze. Quindi il pubblico coreano rimarrà indignato, ma almeno Sun riuscirà a scrollarsi di dosso queste immagini di Don Giovanni. Perciò quale decisione migliore se non quella di scegliere una ragazza francese proveniente dal paese dell'amore? Quindi il manager e Sun si dirigono in gran segreto nell'ufficio della sicurezza e, indovinate un po', chiedono ad Alice se è una ragazza che gode di buona reputazione, se è di buona famiglia e tutte quelle caratteristiche che secondo il manager sono indispensabili per diventare la finta fidanzata di Sun. Al che Alice rimane un attimo sorpresa, un attimo perplessa. Quindi tra tutte le ragazze rimaste nell'ufficio della sicurezza, chi sarà la prescelta? Indovinate un po'? Ma proprio Alice! Viva! Altrimenti sarebbe finito il romanzo. Ma ancora non è detta l'ultima parola. Vediamo cosa succederà nel prossimo capitolo. Vi lascio con questa frase: perfetto signorina, adesso sono sicuro che farà esattamente quello che le chiederò. Vi do appuntamento al prossimo video in cui commenteremo insieme il secondo capitolo, cioè Alice cosa risponderà, dirà di sì, accetterà la proposta del manager, si rifiuterà, chissà, vedremo. Se questo genere di video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi lascio Instagram e tutti gli altri social qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!